Bene, amici del canale Conoscere e Allevare le api, siamo arrivati al terzo filmato per apicoltori principianti e per persone che in termini generali si vogliono interessare al mondo delle api. In questa terza lezione parleremo di specializzazione di casta, quindi specializzazione dei diversi tipi di ape che troviamo dentro una famiglia e di epigenetica. La lezione precedente a questa, che era una lezione pratica in apiario, in quella lezione abbiamo visto delle api sopra un favo dove c'erano api operaie, ma c'era anche l'ape regina, e abbiamo parlato delle differenze relativamente ai lavori che vengono svolti dalle api operaie e invece dall'ape regina. Le differenze, ne abbiamo già accennato nelle precedenti lezioni, le differenze fra ape operaia e ape regina sono veramente tante. L'ape operaia vive da 2 a 5 mesi, la regina vive da 3, 4 fino a 5 anni. L'ape operaia ha 2, 3 al massimo ovarioli, cioè organi che producono le uova per la riproduzione. La regina ne ha 200, 400, ne ha 150, 180. Ancora l'addome dell'operaia è piccolo, quella della regina è più grande, l'operaia è sterile, la regina è fertile. Ci sono tante differenze, abbiamo visto ci sono differenze nel pungiglione, ma anche in altri organi, perché in realtà le api operaie nella prima fase della loro vita producono cera dalle ghiandole ceripare, producono pappa reale, la regina invece questi organi ce li ha atrofizzati, non produce né cera né pappa reale, ma del resto la regina produce degli ormoni che le api non sono capaci di produrre. Ci sono tutta una serie grande di differenze. E allora la domanda che sorge è: da dove derivano queste differenze, queste grandi differenze fra le due caste, considerando che le api sono in grado di far nascere un'ape operaia o una regina partendo dallo stesso uovo, quindi con un patrimonio genetico che è esattamente uguale. E qui arriviamo al tema di oggi della specializzazione di caste e da cosa deriva questa specializzazione. Gli studi scientifici hanno dimostrato che ci sono almeno 3 elementi importanti. 3 sono quelli che conosciamo, ma potrebbero essercene anche altri che non conosciamo. Comunque ad oggi conosciamo 3 elementi importanti che determinano questa differenza fra ape operaia e ape regina. Un elemento è la pappa reale, un altro elemento è la neotenina, che è un ormone dell'ape in generale, quindi è un ormone che hanno le api operaie e che ha anche l'ape regina, e che viene chiamato anche ormone della giovinezza. E un terzo elemento è la vitellogenina, che è una lipoproteina. Questi 3 elementi, tutti e 3 assieme, determinano le differenze che ci sono fra un'ape operaia e un'ape regina. Partiamo dal primo elemento, la pappa reale, che qui a questo punto andiamo a cancellare. La pappa reale viene prodotta dalle api attraverso delle ghiandole che si chiamano ghiandole ipofaringee, e con questa pappa reale le api nutrono sia la covata, sia le larve e le pupe di ape operaia, sia quelle della regina. Però succede che le pupe di ape operaia ricevono da 2
a 4 milligrammi di pappa reale, mentre le pupe di regina ne ricevono da 200 a 400 milligrammi. Quindi vedete che qui c'è una prima questione di quantità. Durante lo sviluppo larvale le api regine ricevono una quantità di pappa reale che è 100 volte di più di quella che ricevono le api operaie. Difatti le larve e le pupe della regina vengono nutrite per tutti i 16 giorni di sviluppo con pappa reale, mentre le larve delle api operaie vengono nutrite con pappa reale solo per poche ore, dopo vengono nutrite con miele e polline. Ma non è solo questa la questione relativa alla pappa reale, c'è un'altra cosa importante. Si è visto che la pappa reale che viene data alle api operaie e la pappa reale che viene data alla regina ha una composizione diversa. Quindi non c'è solo una differenza di quantità, abbiamo detto 100 volte di più per la regina, ma c'è anche una differenza qualitativa di composizione, perché la pappa reale che viene data alle regine contiene una quantità di zuccheri, di glucosio, di fruttosio decisamente maggiore, e anche la composizione in termini di acidi grassi è diversa dalla pappa reale che viene data alle operaie. Quindi abbiamo una pappa reale che è diversa e viene data anche in quantitativi diversi. Ma sulla pappa reale la scoperta più importante la fa questo ricercatore che si chiama Lico, ricercatore che ha coordinato in Germania un gruppo di lavoro che si è interessato di epigenetica. E che cosa significa epigenetica? Questo epi sta per al di sopra, al di là, quindi vuol dire al di sopra, al di là della genetica. Libero ancora un po' di spazio qua sopra. Che cosa ha scoperto questo ricercatore? Allora, questo ricercatore ha scoperto che la pappa reale che viene data alle api e che viene data alla regina, quindi la pappa reale, è in grado di fare una cosa molto particolare, cioè è in grado un gene può essere attivato, quindi andare in modalità on, attivo, o può essere disattivato, andare in modalità off, e questo lavoro di attivare o disattivare, di accendere o spegnere i geni, lo fa proprio la pappa reale. Naturalmente noi sappiamo che la pappa reale viene somministrata durante lo sviluppo embrionale, quindi nel processo che porta da uovo a insetto adulto, e quindi mentre l'insetto si sta sviluppando dentro alla cella, la pappa reale è in grado di accendere o spegnere dei geni che determinano le differenze che ci sono fra una regina e un'ape operaia. Quindi quindi è una questione di attivazione e disattivazione dei geni. Mi recupera ancora un po' di spazio, quindi partendo da uno stesso uovo femminile e fecondato, a seconda dei geni che vengono accesi o che vengono spenti, attivati o disattivati, noi possiamo avere alla fine dello sviluppo embrionale, possiamo avere o un'operaia o una regina. E perché si parla di epigenetica al di fuori, al di sopra della genetica? Parliamo di epigenetica perché in realtà l'uovo è uguale, quindi i cromosomi sono gli stessi,
il patrimonio genetico è tutto qui nell'uovo fin da subito, la differenza viene al di là della genetica perché qui la genetica è esattamente la stessa, attraverso il fatto che alcuni geni si esprimano o non si esprimano durante lo sviluppo. Questo determina tutte le differenze di cui abbiamo parlato prima. Tutte le differenze che ci sono fra un operaio e una regina di cui abbiamo già parlato. Sempre lo stesso ricercatore, questo Lico, ha confrontato, sempre lui qui, ha confrontato il genoma del cervello di un'operaia e di una regina e ha scoperto che ci sono ben 600 geni nel cervello di una regina che hanno un'espressione diversa da quella che hanno nel cervello di un'operaia. E guardate, qui abbiamo preso in considerazione un solo organo, il cervello, poi ci sono tutti gli altri organi su cui lo stesso patrimonio genetico può avere un'espressione che è diversa. Quindi, parlando di epigenetica e quindi dei motivi per cui la regina è diversa da un'operaia, abbiamo avuto nel tempo tre teorie diverse. La prima teoria diceva che è una questione di quantità di pappa reale. Una seconda teoria che diceva che è una questione di qualità, perché la composizione della pappa reale è diversa, e una terza teoria, l'ultima, che ci dice che quella di Lico, che ci dice che è una questione epigenetica, quindi che è una diversa espressione dei geni. Naturalmente questa è la teoria più moderna, queste sono le teorie più vecchie. Questo non vuol dire che le teorie più vecchie siano del tutto sbagliate, perché chiaramente se le api danno una maggiore quantità di pappa reale alle regine durante lo sviluppo, 100 volte di più addirittura che alle operaie, evidentemente un buon motivo ci deve per forza essere il fatto che la composizione della pappa reale che viene data alle regine e alle operaie sia diversa, conferma la spiegazione, la teoria di Lico, perché chiaramente questa diversità del cibo fa sì che i geni vengano accesi o spenti a seconda che si parli di operaia o di regina. Quindi vedete che in realtà tutte e tre le argomentazioni delle tre teorie hanno dentro qualche cosa di ragionevolmente giusto e vero. Poi abbiamo, non è però vero che queste differenze fra api, operaia e ape regina dipendano solo dalla pappa reale. Abbiamo altri due elementi importantissimi. Una è la neotenina. La neotenina è un ormone, chiamato ormone della giovinezza, che è presente in tutte le api, nelle api operaie come anche nell'ape regina. Questo ormone qui, la neotenina, lavora in questo modo qui. L'ape operaia, quando è giovane, ha un basso livello di neotenina, cioè ne viene prodotta poca, quindi finché l'ape sta dentro l'alveare a fare i lavori all'interno dell'alveare, la neotenina che viene prodotta è in quantitativi bassi. A un certo punto viene prodotta parecchia di questa neotenina e questo fa sì, quando la neotenina aumenta, l'ape operaia giovane che lavora dentro all'alveare comincia a diventare
ape raccoglitrice che esce fuori a andare sui fiori a raccogliere nettare e polline, e nel momento in cui diventa ape raccoglitrice comincia ad invecchiare rapidamente. Invecchia rapidamente l'ape raccoglitrice per due motivi. Primo, a causa dell'aumento del livello ormonale, ma secondo, e questo lo vedremo in lezioni, altre lezioni più avanti, anche perché il lavoro fuori dall'alveare di raccolta sui fiori è un lavoro molto più stressante e molto più faticoso rispetto al lavoro all'interno, e anche molto più rischioso. Questo lo vedremo molto bene in un'apposita lezione. Allora, cosa succede? Per l'ape operaia la neotenina è bassa quando è giovane, quando diventa raccoglitrice alta, valore alto di neotenina. Per la regina invece questa neotenina rimane sempre abbastanza a livelli abbastanza bassi, per cui alla resa dei conti succede che la regina invecchia molto più lentamente delle api, perché il suo livello ormonale rimane per tutta la vita quello di un'ape giovane. Il suo livello ormonale di neotenina rimane quello sempre di un'ape giovane, e questo è uno dei motivi, uno dei tanti motivi per cui la regina può vivere 4-5 anni contro i pochi mesi dell'ape operaia. Ma di questo ormone neotenina parleremo ancora quando parleremo proprio della maturazione dell'ape operaia, da ape operaia giovane che lavora nel nido a ape operaia raccoglitrice, perché questa questione ha degli importanti agganci anche con l'attività di apicoltura. La terza ragione di questa differenza incredibile che c'è fra ape operaia e ape regina è la vitellogenina. La vitellogenina è una lipoproteina quindi in realtà è una proteina che si lega con dei grassi, con dei lipidi, quindi con dei grassi. E perché questa proteina si lega con dei grassi? Lei si lega con dei grassi perché in questo modo trasporta sostanzialmente dei grassi. Questo meccanismo di proteine che si legano ai grassi per trasportare i grassi in tutto il corpo ce l'abbiamo sia nelle api sia in altri animali. La differenza, qui cancello adesso, la differenza è che per gli animali queste lipoproteine circolano nel sangue, invece per le api queste lipoproteine circolano nell'emolinfa, perché nelle api e negli insetti in generale al posto del sangue abbiamo l'emolinfa, che svolge però delle funzioni molto simili. Allora questa vitellogenina che viene prodotta a livello del corpo grasso dell'ape, organo di cui parleremo molto approfonditamente parlando delle api operaie, organo che si trova nell'addome, questa vitellogenina anche qui cosa succede? È contenuta in piccole quantità si parla di pochi milligrammi, 2-4 milligrammi nel corpo delle operaie, invece nel corpo della regina siamo a 20-40 milligrammi, quindi siamo a un quantitativo 10 volte maggiore. Questa lipoproteina è molto importante per
lo sviluppo dell'ape, per la sua longevità, per la sua capacità di risolvere le situazioni difficili, situazioni avverse. In realtà la vitellogenina è presente in tanti alimenti di cui facciamo uso anche noi, per esempio il rosso dell'uovo è ricchissimo di questa lipoproteina, la vitellogenina, che è una proteina decisamente importante. Ecco, da un punto di vista teorico, per quello che sappiamo oggi, i principali motivi per cui le api operaie sono così diverse dalle api regine è dovuto ad una combinazione di tutti e tre questi fattori qua. Naturalmente queste cose teoriche di cui vi ho parlato hanno poi un impatto anche sull'apicoltura pratica, e quando noi faremo invece dei filmati in apiario andremo a vedere proprio nella pratica alcune di queste cose o delle conseguenze di questioni biologiche, le vedremo dal punto che conseguenze hanno sull'apicoltura. Vi faccio solo un esempio di cui parleremo diffusamente quando il periodo stagionale sarà il periodo stagionale giusto, ma è solo per farvi capire che queste sono sì questioni teoriche, ma poi hanno un impatto fortissimo sull'apicoltura. Quando noi alleviamo delle api regine, per esempio, è evidente che, e qui quello che abbiamo detto fin qua ce l'ha dimostrato, è evidente che la qualità e la quantità e anche la quantità, tutte e due le cose, di pappa reale che diamo da mangiare, come dire, che le api danno a queste regine, ha una forte influenza sulla qualità delle regine che salteranno fuori. Abbiamo visto che come dire, per avere delle buone regine servono dei quantitativi elevati di pappa reale che abbiano una certa composizione, ma sappiamo sicuramente che la pappa reale viene prodotta solo ed esclusivamente dalle api giovani in un breve periodo della loro vita, e quindi è chiaro che quando e come allevare le regine fa una forte differenza sul risultato qualitativo finale che possiamo ottenere, cioè quante api operaie giovani erano presenti in quel momento nell'alveare mentre facevamo allevare le nostre api regine è di importanza fondamentale per ottenere dei buoni risultati. Ma guardate, questo è ho preso solo una singola cosa di tutte quelle che ci possono interessare per farvi capire che la teoria è legata fortemente con la pratica e con la tecnica apistica, perché poi noi quando alleviamo delle regine abbiamo tecniche diverse, momenti diversi in cui lo possiamo fare, e a seconda di quando e di come lo facciamo possiamo ottenere anche dei risultati che sono qualitativamente diversi. Tutte queste cose le vedremo a tempo debito nelle attività in apiario. Dico a tempo debito perché chiaramente questo ragionamento sull'allevamento delle regine, la quantità di pappa reale e la sua qualità potremmo farlo solo nel momento in cui, quindi la primavera prossima, quando le api, periodo in cui normalmente le api allevano le nuove regine. Questo per la lezione di oggi è tutto, un saluto a tutti quanti, alla prossima e buona apicoltura a tutti, grazie.